Oggi torniamo a sorvolare uno dei territori vulcanici più osservati e studiati al mondo, la caldera dei Campi Flegrei, un sistema enorme, attivo, in costante evoluzione, dove anche il più piccolo cambiamento può rappresentare il segnale di movimenti profondi che avvengono sotto i nostri piedi. Qui nulla resta fermo. Il suolo si solleva, le fumarole cambiano intensità, i gas aumentano, la sismicità si modifica continuamente. Ed è proprio l'insieme di questi fenomeni che stiamo cercando di documentare giorno dopo giorno direttamente dal territorio. Un grande saluto a tutta la community di Solfatara News, a chi ci segue ogni giorno dalle webcam live puntate sulla fumarola Pisciarelli, a chi controlla insieme a noi il sismografo indipendente attivo 24 ore su 24 e a tutte le persone che utilizzano i nostri aggiornamenti per capire realmente cosa sta succedendo nella caldera in questo momento così delicato per i Campi Flegrei. Noi continuiamo a monitorare la situazione senza sosta attraverso voli con droni, osservazioni dirette, rilevazioni termiche e controllo costante delle principali fumarole attive della zona. Non siamo qui per creare terrorismo psicologico o spettacolarizzare la situazione, ma per mostrare esattamente ciò che il territorio ci sta facendo vedere. E chi osserva la caldera ogni singolo giorno sa bene che alcuni segnali stanno cambiando in maniera evidente rispetto alle settimane precedenti. Prima di proseguire, vogliamo ringraziare davvero tutti voi per il supporto continuo. Chi segue le dirette, chi commenta, chi condivide i video e chi sostiene il progetto tramite Buy Me a Coffee, aiutandoci a mantenere operative webcam, droni, sensori e sistemi di monitoraggio indipendenti sul territorio. Tutto questo lavoro esiste soltanto grazie alla vostra fiducia e al vostro supporto quotidiano. Oggi, mercoledì 27 maggio 2026, abbiamo effettuato il consueto monitoraggio aereo della zona più calda e instabile dei Campi Flegrei. Prima tappa, Fumarola Pisciarelli. E già dai primi minuti di sorvolo ci siamo accorti che qualcosa rispetto a ieri è cambiato in maniera piuttosto evidente. Subito dopo le due scosse registrate durante la notte nella zona di Cigliano, rispettivamente di magnitudo 1,6 e 1,2 a circa 1,6 km di profondità, la fumarola Pisciarelli sembra aver ripreso energia. Le emissioni di vapore vulcanico risultano molto più intense rispetto ai giorni scorsi. Il vapore appare più denso, più continuo e soprattutto viene espulso con una pressione nettamente superiore. Sono variazioni che, osservate singolarmente, potrebbero sembrare normali oscillazioni di un sistema vulcanico attivo. Ma quando questi cambiamenti avvengono insieme all'aumento della microsismicità, al sollevamento del suolo e alle continue variazioni geotermiche, il quadro complessivo diventa molto più delicato. Negli ultimi mesi la caldera dei Campi Flegrei sta mostrando un comportamento estremamente dinamico. Il sistema idrotermale appare sotto forte pressione e il sottosuolo continua a deformarsi lentamente ma in modo costante. Questo significa che enormi quantità di gas e fluidi ad alta temperatura stanno continuando a risalire attraverso fratture sempre più attive della crosta terrestre. Ed è proprio qui che nasce la preoccupazione di molti studiosi. Quando un sistema vulcanico resta in uno stato di stress prolungato per mesi o anni, ogni variazione improvvisa nelle fumarole o nella sismicità potrebbe rappresentare un ulteriore segnale di instabilità interna della caldera. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Pisciarelli, che oggi risulta pari a 108,7 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato, con tutte le temperature registrate negli ultimi giorni, per permettervi di osservare direttamente l'evoluzione del fenomeno. Successivamente ci siamo spostati verso il cratere Solfatara, dirigendoci in particolare verso la fumarola Bocca Grande. Anche qui la situazione appare molto diversa rispetto ai giorni precedenti. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una fase di emissione più debole, oggi mostra invece una netta ripresa dell'attività superficiale. Le emissioni di vapore vulcanico risultano abbondanti, continue e molto più aggressive dal punto di vista visivo. Si nota chiaramente un aumento della pressione con cui il gas viene espulso dalla bocca fumarolica, segnale che il sistema sottostante continua ad alimentarsi senza sosta.
Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi risulta pari a 185,1 gradi centigradi. Anche in questo caso vi mostriamo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate negli ultimi giorni. Durante il sorvolo abbiamo inoltre controllato l'area delle pozze di fango presenti all'interno della solfatara. Molte di esse risultano quasi completamente asciutte, un dettaglio che potrebbe essere collegato alle continue variazioni del sistema idrotermale e alla redistribuzione interna dei fluidi sotterranei. E attenzione, perché è proprio l'insieme di tutti questi segnali che continua ad alimentare interrogativi importanti sullo stato attuale della caldera. Aumento delle emissioni fumaroliche, pressione dei gas più elevata, sismicità persistente, deformazione del suolo e cambiamenti termici che non sembrano arrestarsi. Ovviamente nessuno può prevedere con certezza cosa accadrà nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, ma ignorare i segnali che il territorio sta mostrando sarebbe un errore enorme. I Campi Flegrei restano uno dei supervulcani più pericolosi al mondo, proprio perché la loro evoluzione può cambiare rapidamente e in modo imprevedibile. Noi continueremo a monitorare ogni minimo cambiamento direttamente dal territorio, senza filtri e senza interruzioni, documentando tutto attraverso droni, webcam live e monitoraggi indipendenti per tenervi aggiornati in tempo reale su quello che sta accadendo nella caldera. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate di queste immagini e soprattutto se anche voi avete notato questa forte ripresa delle emissioni fumaroliche rispetto ai giorni passati. Se il video vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti dai Campi Flegrei. Da Solfatara News è tutto, ma l'attenzione sulla caldera resta massima. Ci vediamo nel prossimo monitoraggio.